Buon, perfetto. Perché lo vedo io già 16 secondi. Allora, sì, no, anche a me da qua, ma guardavo là se me lo registra su YouTube. Allora, intanto ciao a tutti, ciao Gennaro, ciao Fabrizio. Oggi abbiamo la fortuna, il gaudio di avere qua Fabrizio che ci parla dal Texas. Buongiorno a tutti, sì, anzi buongiorno, qua è mattina, quindi buongiorno e grazie dell'invito Ermanno. No, grazie a te. Gennaro, che è la prima volta che noi ci vediamo. Figurati, anzi, grazie Armando che mi ha invitato anche a me, perché sennò poi io toglievo l'amicizia, quindi... Esatto, Gennaro invece di Smart Video Photography, ve lo ricordo, è quel Lazzarone lì, è in vacanza in Sardegna e quindi Esatto. si è connesso anche lui da quelle splendide terre. Allora, volevamo sapere da Fabrizio, intanto un po' com'è ti è nata l'idea di andare negli Stati Uniti. Mi pare di aver capito, che insomma io ti seguo da un bel po' di tempo, che ti piaceva, ti sconfifferava l'idea di andare a lavorare sulle piattaforme petrolifere. Sì. E siccome tu hai fatto il vigile del fuoco per 9 anni, 8 anni, 8 anni, e quindi sei in gambissima anche per queste cose, e ti sei fiondato negli Stati Uniti e quindi? No, praticamente, come hai detto, io ho lavorato 8 anni nei Vigili del Fuoco e dopo 8 anni abbiamo perso Gennaro. Vediamo se torna. Dopo 8 anni mi ero reso conto che a livello di carriera ero arrivato quasi al massimo che potevo fare nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, purtroppo. Amavo il lavoro, ma sia lo stipendio e sia la gestione dell'amministrazione del corpo non è che mi andava molto a genio. E solitamente sono una persona che non si lamenta sulle cose se non gli piacciono e tira avanti, ma cerca di cambiare. Quindi avevo dei contatti qua a Houston che mi parlavano di questo mondo petrolifero che a me era completamente sconosciuto e Houston, essendo la capitale del petrolio, ho deciso di provare a venire qua a Houston a cercare lavoro e fortuna che più o meno l'ho trovata, ma che lavoro sulle piattaforme petrolifere non ho mai trovato, perché all'epoca non parlavo neanche inglese, non avevo permessi di lavoro, quindi è stato un po' più difficile, insomma. Sì, un po' traumatico lo switch dall'Italia all'America, però adesso siamo qua, siamo contenti. Ma io che ti seguo ho visto che ti sei ben introdotto, ci sono anche un sacco di italiani anche lì, che ho visto che ogni tanto vai a fare le tue passeggiate, vai a fare le tue cene, eccetera. Quindi insomma, per fortuna hai trovato anche un ambiente di amicizia. Sì, no, a Houston, adesso so perché ho un amico che lavora al consolato, ci sono 1400 italiani, quindi, e ovviamente non li conosco tutti, però sì, siamo un gruppetto di 5-6 persone, che loro hanno famiglia quasi tutti, anzi tutti tranne me, e ogni tanto ci troviamo per un pranzo, per un weekend, e quindi sì, no, ovviamente ho fatto più amicizia con altri italiani rispetto ad altri americani. Americani sono più conoscenti che amici, tranne un'ex fidanzata che adesso siamo amici, però. Ma è perché è difficile fare amicizia con loro? È un tipo di amicizia diversa? Sì, è molto... A parte che io mi sono trasferito che avevo già più di 40 anni e quindi penso, poi magari mi sbaglio, però le grandi amicizie si fanno durante il periodo scolastico, no? Soprattutto le superiori, sono le amicizie forti che poi si portano un po' tutta la vita. Dopo sì, noi italiani, anche quando ci incontriamo a un'età avanzata, comunque cerchiamo di approfondire l'amicizia. Loro mi sembra molto invece che sono più su un tipo di conoscenza, sono disponibili, sono presenti, però non si riesce a conoscerli fino in fondo. E questo non lo dico solo io, lo dicono praticamente la maggior parte degli italiani che sono qui. Quindi o si innamorano e quindi nasce una famiglia, o se no rimangono dei conoscenti. Sono proprio diversi dagli italiani e dagli europei comunque come mentalità. Sì, immagino, dopo non so se Gennaro vuole farti anche lui qualche domanda, mi ricordo ho sentito dire quello che io non sono stato in America mai, però ho sentito dire da persone che vivono in America, io
ho un papà di un ragazzo con cui suonavo, che anche lui diceva che è vero, è veramente quello che dice, come c'è lui, che è difficile fare amicizie, diciamo, proprio legami forti, ecco. Perché avevo già sentito questa cosa qua. E mi sembrava strano, ma eh, adesso che l'ha confermato, quindi è Sì, la sì, sì. verità. Intanto che ne parliamo, allora, Fabrizio ha un canale YouTube, si chiama Plus 39, come vedete in descrizione, e Gennaro invece ha un altro canale YouTube che si chiama Smart Video Photography. E quindi andate a trovarli, iscrivetevi al loro canale e andate a vedere le belle cose. Mi è piaciuto molto di Fabrizio perché Fabrizio fa una cosa, tra virgolette, strana. Non è lo YouTuber che ci fa vedere l'America fica e basta, ma è lo YouTuber che ci fa vedere la vita reale, la vita Bravo. normale. E questo io ripeto che lo seguo, l'ho visto crescere un pochino pian pianino, vedo che però chi si affeziona al suo canale si affeziona in maniera definitiva perché è uno storytelling, è un racconto simpatico, reale, vero. E quindi si vede un'America anche diversa, anche un'America normale, non questa cosa. Dopo, come dicevi bene te, il sogno americano dipende da con che intenzioni si va e si può raggiungere o meno secondo le intenzioni. Certo che uno si va là e vuole diventare Rockefeller, auguri, però non è così facile, insomma. No, infatti ho tantissima gente che mi contatta poi in Facebook, in privato, e mi chiede un po', voglio venire in America, voglio fare questo, voglio fare quello. Il 90% della gente che mi contatta non ha il coraggio comunque di fare il salto, è giusto un po' infelice di quello, della sua situazione italiana, e sogna l'America, però non avrebbe mai il coraggio di fare questo salto. Perché è una cosa, penso, una mentalità italiana, che noi siamo, noi cerchiamo la certezza, no? Nel lavoro, lavoro per sempre, la casa per sempre, pensiamo a quello che è la pensione, come faccio se non ho la pensione, e quindi è difficile fare un salto del genere. Però una volta che vieni da questa parte, se entri nella mentalità americana, allora inizi a ragionare in un modo diverso, perché loro sono abituati, oggi è sabato, esempio, vengono licenziati, prendono la macchina, lunedì partono dal Texas, magari vanno a Seattle perché hanno trovato un nuovo lavoro, quindi si trasferiscono. È più tutto in movimento, no, la vita. Noi siamo un po', sotto quel punto di vista, un po' più stazionari, ci piace stanziali, la sicurezza. Ma difatti ho visto che segui i due ragazzi che sono venuti, che gli hai fatto trovare la macchina, la Carmencita, no? La Carmencita, e un po' anche il racconto di loro, ma seguo anche i Steps Over che sono in giro, che adesso sono negli Stati Uniti, anche loro erano in Messico, adesso stanno scadendo i 3 mesi. E loro si sono meravigliati nel girare, insomma, agli Stati Uniti, come la vita in caravan piuttosto che in camper, eccetera, sia quasi un dato di fatto per tanta gente, cioè proprio non la vita nella casa come la intendiamo noi, ma vivo una vita sul camper. Non è per tutti una scelta, per tanti è una conseguenza, perché sono poveri, non hanno di che pagarsi una casa, o magari perché fanno lavori stagionali, quindi si spostano da posto a posto, quindi non è per tutti una scelta. Per una parte è una scelta perché gli piace, ma tanti sono costretti a vivere, perché sostenere i costi di una casa magari per loro è troppo. Poi c'è da discutere come maneggiano le finanze in casa loro, perché sono un po' approssimativi, no? Quando gestiscono i soldi loro spendono tutto, non è che almeno io non sono io non mi sento proprio mentalità italiana al 100%, ma neanche americano al 100%. Come in tutte le cose, bisogna essere nella metà. Sì, non troppo sparanino, come si dice dalle mie parti, dalle nostre parti, perché sei anche tu più o meno dalle nostre parti. Io sono veneto, ecco, però neanche così come loro, che se loro prendono 100 spendono 110. Sì, loro sono tutti indebitati, insomma. No, difatti
questa è una cosa che si discute, no, Gennaro, spesso in Italia, a dire ma negli Stati Uniti c'è tanta povertà, ma è perché è gente che non riesce a realizzarsi nel lavoro, è gente che non accetta un certo tipo di vita, o perché proprio le condizioni non ci sono? No, le condizioni ci sono qua. Non ci sono più le opportunità di una volta. Non è più l'America degli anni 70-80, quello è sicuro, perché qua sta cambiando. Però se uno è un po' intelligente e ha voglia di crescere, di spazio ancora ce n'è. Basta vedere la mia storia. Io sono venuto qua, non parlavo neanche l'inglese, adesso sono manager in una piccola azienda che facciamo alimentari, e quindi perché lo faccio io e perché non lo fa un americano? Nel senso, certo, perché? Le opportunità ci sono, bisogna ovviamente adeguarsi, lavorare duro. Sparisco ogni tanto. Beh, fai il mago oggi, Gennaro. Perché sai, no, vabbè, 4G, diciamolo, sei in spiaggia con i piedi nell'acqua, come si fa? Stavo in Santa Pace, scusate. Ma... È in Sardegna dove, Gennaro? Noi siamo in un paese di montagna, però si chiama Gairo, adesso però siamo a Cagliari. Siamo venuti a vedere tutte queste bellezze della costa, abbiamo visto il santuario, abbiamo visto i giganti, le tombe dei giganti, però ce n'è roba da vedere bella qui, è veramente una bella isola. Cioè, adesso poi mia moglie e mia figlia sono andati al mare, perché il mare non è che mi piace tanto, poi ho detto prendo la palla al balzo e mi faccio vedere anche da voi. E adesso andiamo a vedere le saline con dovrebbe esserci questa riserva naturale con i fenicotteri, però vedremo. Sì, tutte zone che conosco perché ho militato proprio nell'esercito lì, e più la Sardegna è un'Australia in piccolo, perché tu passi dal verdeggiante del sud, Cagliari, appunto così, al centro, la Barbagia del centro Sardegna, al deserto, i boschi bruciati, poi per arrivare fino al nord, è veramente, c'è una varietà. Tra l'altro No, vai Gennaro, poi. Tra l'altro quello che mi fa specie a noi genovesi, per dire, che qui c'è una vita che da noi c'è la vita, la movida genovese c'è, ma non è come qui sicuramente. Qua è spaventosa la cosa, è spaventosa la vita che c'è. Quindi abbiamo perso il gioco. La Sardegna è stata la mia ultima vacanza al mare in Italia prima della partenza. Ero in mezzo, ero già in America, ero in vacanza in Italia e sono stato in Sardegna. Dove sei stato di bello in Sardegna? Anch'io zona Cagliari, che avevo un'amica che vive a Cagliari, quindi Cagliari, Villa Simius, tutta quella parte. Villa Simius, sì, Tempio. No, ma io, guarda, ripeto, non la conoscevo quando mi arrivò la cartolina per partire per l'esercito, non la conoscevo, anche perché qua da me sono tutti alpini, si va tutti su a Udine, Chiusaforte, hai capito? Mi arriverò sta cosa che ho scritto ma com'è, perché io sono andato proprio nel buco del culo della Sardegna, cioè il centro del Nuorese. E subito pensavo fosse un paesino sud del Friuli, sai, di quelli lì, Chiusaforte, sti posticini così. Invece poi quando sono arrivato là, che mi hanno caricato su un treno a gasolio, in mezzo a ste rocce che sembrava i posti dove vai te ogni tanto lì in Texas, che arrivano gli indiani giù con le cose, e invece poi ho scoperto una terra e della gente che subito... è molto difficile farsi gli amici, ma quando te li fai amici, io non ho mai avuto amici così, nel senso che se tu loro muoiono per te, è una cosa impressionante, cioè proprio si attaccano, è spaventosa. Una cosa impressionante. Qui rispetto a noi di Liguria, qua la cordialità è spaventosa. Noi non siamo abituati a tutta questa cordialità, nei negozi, nei bar, nei ristoranti, per strada, noi non siamo abituati così in Liguria. Oddio, no, una cosa da noi gli dai fastidio quasi. Quindi, dopo, sai, paesi turistici, tu vieni qua sul lago di Garda dove sono io, anche qua, cioè, a parte che tu qua oggi non cammini e non ti muovi con la macchina perché
c'è il mondo e poi giustamente c'è un tipo di accoglienza diverso proprio perché vivi con l'accoglienza degli altri, insomma, ecco. E invece in Texas, Fabrizio, che ci sono posti di accoglienza turistica, ovviamente. No, ok, Texas non è famoso sicuramente per il turismo, non è una meta gettonatissima quando si viene soprattutto dall'Europa, non è le zone dei parchi nazionali, non è la California, non è New York o la Florida, però le piccole cose carine da vedere ci sono, e il problema del Texas ovviamente sono le distanze, perché sono ore di guida se devi andare dal punto A al punto B, quindi solitamente si passa, soprattutto la gente passa dal nord dove c'è la Route 66, la strada 66 storica, e allora passano un po' da nord, da quella parte là, se stanno attraversando gli Stati Uniti coast to coast, però non è un luogo, un metodo turistica, insomma. No. Perché ti ho visto in spiaggia là con i macchinoni e le belle ragazze che ti fischiavano dietro. Le ragazze è una parola grossa. Sì. Però anche lì, non è che c'erano turisti, erano tutti locali, erano tutti locali di Houston, zona limitrofe, no, del Texas. Non è che c'erano turisti o qualcuno che veniva a vedere queste cose qua. Poi Houston, se viene a Houston c'è la NASA da andare a visitare abbiamo un problema. E a parte la NASA non c'è nient'altro come città a livello turistico. Ecco. Nel senso, ci sono tanti servizi, c'è il centro medico uno dei più grandi del mondo con più di 100.000 addetti ai lavori, però se vieni qua non vai a visitare. Certo, il centro medico, un medical center, certo. Almeno. Ma ascolta, ma io ho visto i ragazzi lì, adesso mi sfuggono i nomi, appunto quelli con cui ti sei visto, i due youtuber lì Paolo che poi... e Angela. Bravo, Paolo e Angela, perché lui la chiama Angela. Sì. Ho visto che hanno fatto vedere il lancio di un razzo. Sì, loro erano lì a Cape Canaveral in Florida. Cape Canaveral, ecco. Da Houston si vede ancora qualcosa? O... Houston non c'è mai stata la piattaforma di partenza. C'è solo il controllo. C'è la sala addestramento dove addestrano gli astronauti, esatto. E dopo c'è la sala controllo e basta. Però tutti i lanci vengono fatti da Cape Canaveral in Florida, che tra l'altro io sono stato in entrambi i centri NASA e sono carini, sono da vedere perché è una cosa veramente particolare. Hai fatto qualche video sul tuo canale? Sì? Hai fatto qualche video sul tuo canale? No, sì. Non facevo video all'epoca, non facevo video Difatti non ne ho visti, mi sono sfuggiti, ho detto, oh mio Dio, ho perso un video di Fabrizio. Non li ho fatti. E però se vai a visitare queste cose qua ti fa capire che siamo andati nello spazio, nella Luna, con dei mezzi che erano meno potenti del nostro cellulare di oggi. Oh certo, come una calcolatrice di quelle degli anni *80, no? Il computer era quello. Io lo dico sempre, li hanno messi in questa scatoletta di sardina e sparati su con questa calcolatrice di adesso una volta. E però sono stati veramente coraggiosi, perché ragazzi miei lì non lo so, cioè, sai che parti ma lo sai se torni, anche perché è la prima volta che atterravano, già avevano circonnavigato, no? Sì. E poi ci ricordiamo dell'Apollo 13, tutto quello che è successo e via. Io ero piccolino, avevo 4 anni, 5 anni, mi ricordo mio papà che c'era sta poltrona a casa mia, con sta televisione, sai quelle che li accendevi, poi andavi a farti un giro al mare, tornavi e abbiamo visto male, perché poi si vedeva in qualche maniera sto atterraggio, un'emozione, se ne è parlato per anni poi in quegli anni lì. Insomma così. Dai, cosa dici Gennaro? Fabrizio, un bel coraggio, una bella avventura questa ad andare anche un posto come ma poi lui dato a 40 anni ha detto, no? Quindi neanche tanto giovanissimo, neanche giovanissimo, era giovane ma non era dire come andare in un 20enne, un 18enne, oppure essere, non so, trasferito lì da bambino, e quindi ha avuto coraggio, perché lo spirito di adattamento ovviamente quando sei più grande è un po' più difficile, no? Quando sei più adulto, però è stato in gamba, per me è una bella scelta e niente, cioè, voglio dire, chi di noi non vorrebbe fare una scelta del genere? Io, ti dico la verità,
in Italia si sta male, ma poi tutto il mondo è paese, compagnia bella, quindi non spariamo a zero sempre sull'Italia e vediamo anche le magagne degli altri paesi, perché ce ne sono. Però certo, andare in America è sempre come dicevo, il sogno americano, andare lì e fare fortuna in quello che si sa fare. Quello è sempre un sogno, No, secondo me, che è dentro di noi da bambino, ecco. no, ma poi difatti Fabrizio lo spiegava, lui ha fatto un video dove spiegava la libertà, no? In America ci sono alcune libertà, vai al supermercato, ti compri la pistola o hai capito, o altri tipi di Certo, libertà, però ti mancano, non puoi bere la birra fino a 21 anni, però puoi sì, guidare a certo. 16, cioè la libertà è un po' soggettiva, in Italia hai delle libertà che là non hai, là hai delle libertà che qua non hai, quindi come Certo. dicevi te Gennaro giustamente ci sono degli equilibri Che insomma poi voglio dire, anche qui abbastanza abbiamo tante scelte, solamente che certe volte noi italiani siamo un po' lamentosi, diciamo la verità. Non mm. abbiamo più spirito combattente, non siamo più combattivi combattenti come una volta, come i nonni, no? Siamo un po' adagiati e soprattutto la generazione che sta venendo, la maggior parte, io, mia figlia e anche i suoi, mi sembrano già diversi, per fortuna sono abbastanza molliconi, ecco. Quindi però dipende dalla famiglia, solamente. Mia figlia è una combattente anche lei, cioè fa di tutto, è proprio in gamba, quindi dipende in che famiglia nasci e come sei abituato a vivere, ecco, secondo me. Poi. Certo, no, a me quello che non piace della mentalità italiana, diciamo, che c'è tantissima gente che si lamenta della propria situazione, ma non fa niente per cambiarla. Bravo, esatto, bravo. E vive e aspetta che qualche evento dall'esterno gli Esatto, faccia cambiare la vita come vincere il Superenalotto, ma se non ti va bene la lamentela non funziona, bisogna agire e fare e provare a fare qualche cosa. esatto, Poi è giustamente. tante volte, la maggior parte delle volte sarà un fallimento. Però Capita. anche dai fallimenti si impara e anche dai fallimenti si trova un'opportunità. Io quando sono venuto qua, sono venuto per cercare lavoro nel mondo petrolifero, ho fallito pienamente, non ho mai trovato lavoro. Però mi ha aperto altre strade quando sono arrivato qua perché ho conosciuto altra gente, ho parlato con altra gente, quindi mi sono inventato un lavoro, dopo sono stato assunto dall'azienda per cui lavoro adesso, sono stato sponsorizzato per la Green Card, quindi tutta una cosa che se tu fai un'azione, qualche cosa succede. Arriva, prima o poi arriva. E noi ti ringraziamo Fabrizio perché tu parli con due, noi ci definiamo babbioni, no? Perché capelli grigi ci sono, quelli che Super c'è. babbione. Io non li ho, neanche io come te, però insomma Gennaro di solito ha un capellone. Che per motivi di salute siamo ammalati tutti e due, Gennaro è un autoimmune, io anche, ma mi era stato diagnosticato un tumore, ho dovuto abbandonare il mio lavoro, io facevo l'odontotecnico, Gennaro è un bravo musicista eccetera, e ci siamo reinventati pur rimanendo in Italia, pur combattendo con tutto quello, perché in Italia c'è anche questa mania. Tu almeno prima dicevi così, no? Che uno viene licenziato il venerdì e il lunedì lavora un'altra cosa. Noi abbiamo qualche cugina di mia moglie in Inghilterra e se tu al venerdì smetti come idraulico, il lunedì cominci come elettricista, no? Qua in Italia se tu fai un lavoro, fai il muratore, devi fare un muratore tutta la vita, perché se per caso domani ti metti a fare, che ne so, quello che vende le biciclette, ma quello lì faceva un muratore, cosa vuoi che venda bicicletta? Esatto. O no? È mica un po' così? Sì, sì, sì. No, quello sì. Poi la cosa interessante qua in America è che non ti chiedono, quando ti assumono, non possono e non ti chiedono quanti anni hai. Non ti assumono in base all'età, ma Bella cosa. ti assumono in base all'esperienza. Poi ovviamente se una persona ha 60 anni è meglio che non va a fare, non ci sono i muratori qua, però è meglio che non va a fare l'idraulico, ma che si trovi un altro lavoro, però nel senso nessuno lo vieterebbe, nessuno chiederebbe l'età. Se vuoi andare a fare l'idraulica a 60 anni, vai a fare l'idraulica a 60 anni. Ecco, Poi, questa è una cosa che mi piace. sei bravo, ti tengono. Non sei bravo, ti licenziano, perché qua licenziano anche. No, ma anche qui ti chiedono l'esperienza, ti chiedono che devi avere 20 anni, 10 anni di esperienza
Sì, esatto, 1000 titoli di studio Esatto. e poi 900 euro al mese. sì, 900. e poi apprendistano e dice poi ti ecco, mettono allora se come ho apprendista. esperienza, i titoli di Esatto. studio, i corsi master e poi paghi come apprendista, Esatto. vaffanchiappete. Esatto. No, ma difatti io apprezzo questa cosa dell'America, perché qua invece un muro in cui io mi sono scontrato quando io purtroppo poi sono diventato allergico ai prodotti chimici, alle cose che usavo, per cui non posso più fare quel tipo di lavoro lì, e purtroppo qua ti dicono ma hai l'età, ma te lo dicono in faccia anche, Però ci sono anche i lati negativi. certo. Una persona che ha la tua esperienza, il tuo accaduto, qua l'80% l'80% delle volte era morta, perché qua non ti aiutano. Se ti aiutano nel momento che succede la cosa, ma dopo, se tu hai fatto terapie medicinali e tutte queste altre cose e non hai un'assicurazione sanitaria, da come ho capito hai anche smesso di lavorare, quindi non eri più in grado di pagarti l'assicurazione sanitaria, loro qua purtroppo ti lasciano morire, perché le medicine non te le danno, la chemioterapia o quello che è, le terapie non te le fanno, e quindi questi sono anche i lati negativi dell'America. Non è tutto bello neanche qua. No, senza dubbio. Dopo ti do una triste notizia: non mi ha aiutato nessuno neanche in Italia, ahimè. Okay. Per fortuna avevo 2 risparmi che mi sono mangiato andando in giro per l'Europa a cercare una terapia che ha funzionato, e voilà, come si dice. Però hai ragione, no, su questo io condivido con te, ma giustamente sei sempre un'altra cosa che mi piace, e qua ti do un'altra leccata, ma nel senso buono, è che sei sempre equilibrato nel giudizio, cioè tu non hai mai detto qua tutto bello, tutto figo, come qualche altro youtuber che Stati Uniti, Vabbè, la non fare meraviglia, nome. non faccio nomi, ma voglio dire, e quindi questo mi piace molto del tuo canale, perché proprio tu racconti le cose come stanno, insomma, senza trionfalismi, ma con obiettività, e questo è bello perché ci aiuta a conoscere il mondo. Chi come noi non può fare la tua avventura, che ripeto invidio da una parte, e tanto di cappello come dicevo prima, però ci permette attraverso di te di conoscere obiettivamente anche gli Stati Uniti, in questo caso il Texas, e poi tutte le avventure che ci promuoverai, che ci farai vedere, perché so che hai dei progetti in cantiere, vedremo. L'unico spoiler è che da Ferragosto farò un daily vlog, quindi ci sarà un video al giorno dal 15 agosto. Quindi. Bene, e noi saremo lì pronti a guardarti. Che ci vuole anche. Dici. Scusate se mi stacca sempre, ma sono collegati il cellulare, quindi. No, vabbè, non è mica un problema, Gennaro, sappiamo che sei lì così. Sapete che io sono in vacanza. Bravo. No, e ci fa, anzi, grazie che ti sei collegato, perché ci tenevo, perché Fabrizio merita. Grazie. Merita, no, dato perché noi due siamo stanziali, come diciamo, casalinghi, e tu sei il nostro occhio sul mondo. E poi che come dicevo prima a me ha molto colpito questo tuo appunto modo di fare, che si confà un po' con le abitudini mie di Gennaro, di non essere youtuber diciamo che puntano al sensazionalismo, ma alla realtà, all'obiettività, a un racconto insomma di vita anche diverso, che non è quello del ragazzino che Yahoo è sempre tutto bello. No, certo. No, purtroppo la vita non è sempre tutto bello, e quindi se si racconta un qualche cosa è giusto far vedere tutto, o stai vendendo qualche cosa, come se fare una figura, uno parla che è tutto bello, ma alla fine si fa perché a me piace condividere, e piace far conoscere, piace parlare con la gente. E come dicevi te, tanta gente si è affezionata e commenta sempre, conosco ormai tutti per nome, perché
commentano spesso i miei video. Sarebbe bello un giorno dare anche una faccia a queste persone, no? Che mi seguono e mi danno tanto affetto. Guarda, la faccia la vedi, un'altra, quella di Gennaro appare e scompare, ma so che anche lui ti segue perché ne parlavamo tempo fa. Ma cosa volevo dirti? Ecco, a parte il segreto di un progetto futuro di cui mi hai messo a conoscenza, e come lo vedi poi il tuo futuro? Di rimanere a lungo negli Stati Uniti? Non si sa, verrà quello che verrà? Allora, io nel 2022 dovrei diventare cittadino americano, quindi avrò la doppia cittadinanza, americana e italiana, e quello ovviamente è un obiettivo. Tutti gli sforzi, i sacrifici che ho fatto, dico giusto una cifra, la green card l'ho pagata $10.000 e quindi... Scusate ragazzi, devo andare. Ok, va bene. Vi devo andare, vi saluto, vi ringrazio per questa. No, ma il cappello dell'Inter? No, a Roma. Ok. Perché sono stato a Roma 2 volte al Mojo Journalist, allora mi sono comprato il cappello romano. Ok. Va bene ragazzi, grazie. Ciao Gennaro, grazie a te, ci sentiamo con calma. Ciao. Sì, ciao. Allora, facciamo così che siamo più belli. Allora, no. Lungo termine, come dicevo, nel 2022 dovrei diventare cittadino americano, a gennaio posso applicare per la cittadinanza, ci vogliono 8-10 mesi adesso più o meno per diventare cittadino americano, quindi quello è il primo obiettivo. A lungo termine no, non mi vedo in America, no, ma neanche in Italia. Scopriamo. No, io in un posto, se oggi dovessi scegliere, io ho viaggiato tanto, ho viaggiato in più di 50 paesi nel mondo e oggi se dovessi scegliere probabilmente sarebbe la Thailandia. Sì, No, io ho degli amici qua, ho un carissimo amico, fra le altre cose, che adesso che me ne parli stasera gli mando un messaggio perché è un paio di mesi che non lo sento, che è qua proprio del posto e lui ormai vive praticamente lì in Thailandia, a Pattaya, bravo, Pattaya in Sardegna, a Pattaya, e non si è sposato ma convive e lui là per esempio ha trovato, intanto dice che anche la sanità là, che sai che tutti un po' li prendiamo la terzo mondo, invece la sanità sta galoppando molto bene e fra le altre cose lui fa costruzioni di villaggi turistici, lavora in quell'ambiente lì, fa collaborazioni perché non vuole impegnarsi più di tanto, che lui ha la sua filosofia, no? E però dice che là anche con la burocrazia snella si va, si briga, insomma una vita più a portata di uomo, insomma. Poi costa, almeno adesso è un po' di anni che non vado, però costa economica, sì, certo. Quindi nel senso una pensione, questa mitica pensione che magari un giorno avremo in Thailandia, vivi bene, la gente è fantastica, i posti sono belli, a me il mangiare thailandese piace, quindi a oggi poi magari sai, nella vita possono capitare tantissime cose, quindi certo. nel senso, se mi chiedevi 20 anni fa dove mi vedevi, sicuramente non mi vedevo in America 20 anni fa, ne avevo 26, anzi 20 anni fa non dovevo ancora fare l'esperienza dell'Egitto, dei villaggi turistici, quindi le cose cambiano, noi cambiamo, le opportunità cambiano, quindi sono delle domande sì che si fanno, magari ecco, se fossi rimasto nei vigili del fuoco tra 20 anni cosa fai? Pensione, perché sei lavoro statale, magari eri sposato, avevi dei figli, c'avevi altri obiettivi, ecco, per cui non si può dire no, ma era così. Sì. Però, so che sei effervescente e hai un sacco di progetti. Le certezze che ho oggi sono quello che voglio, è che sicuramente non vivere né in Italia né in America, perché ci vogliono, per vivere bene ci vogliono troppi soldi. No, su questo sono d'accordo. Difatti sto vedendo anche qua in Italia, quello che dicevamo prima,
anche per un discorso di youtuber, che ce ne sono sempre di più che fanno questa vita full time in van o in camper, e è una scelta, al di là della scelta avventurosa, quello che si vuole, anche perché dal punto di vista economico in effetti tu con poco riscaldi, con poco raffreschi, non hai tante tasse che hai quando hai casa tua, perché ripeto, noi abbiamo il nostro appartamento, una bifamiliare, però è quasi come avere sempre un piccolo mutuo da pagare, no? Per cui anche da questo punto di vista io mi trovo di condividere il tuo pensiero, perché poi lo dico sempre, lo diceva mia nonna diceva più che vecchi non si diventa. Ecco, io dicevo, siccome si diventa vecchi e comunque non si vive in eterno, poter anche vivere in maniera più leggera, più fresca, con meno pensieri, con meno rate che scadono, cose da correre dietro, non è così male. Certo, bisogna rinunciare a qualcosa, ma tutto sommato noi che ci abbiamo qualche annetto sulle spalle, forse sappiamo che la rinuncia ne vale la pena. No, sicuramente. Poi anch'io io seguo, a me piace viaggiare perché ed è l'unica cosa che mi manca qua in America oggi, perché purtroppo si lavora tanto e si fanno poche vacanze. Poche vacanze. Arrivando da Vigili del Fuoco facevo 4-5 viaggi all'anno, quindi è stato un trauma. E quindi anch'io seguo questi canali, ho conosciuto Paolo e Angela, ho sentito gli Stepovers, sento due vagabondi al telefono quasi. Ah sì, bravi, due vagabondi. Settimanalmente li sento perché abbiano bisogno delle informazioni. Sono bloccati in Canada. Sì, sono bloccati là. E poi seguo anche i ragazzi che sono in Italia o in Europa. Però vedi, tanti sono giovani, hanno 23, 24, 25, meno di 30 anni, ed è una cosa. E tipo gli Stepovers sono la mia generazione, perché Simone è del 85 e Lucia ha più 3 anni in più, cosa del genere. E quindi sono due mondi diversi, due mentalità diverse. La cosa bella sarebbe aver fatto queste cose a 20 anni, l'esperienza di 45 anni. Ma quello è quello che dicono un po' tutti. Però potremmo aprire, come dire, un nuovo modus per i babbioni in camper, lo so, gli anziani avventurosi, non lo so, un club. E per chi vive in camper, ti dico, condivido chi si muove, chi viaggia, e invece rispetto ovviamente, ma non condivido e non farei mai una scelta di vivere in camper e stare stanziale e andare a lavorare in ufficio, perché devo rinunciare alle comodità di un appartamento anche piccolo, se comunque vado tutte le mattine a lavorare nello stesso ufficio, nello stesso posto, e quello non entra nel mio DNA. No, hai ragione, ma il discorso era magari, capisci, arrivi alla pensione, come dici tu, la pensione purtroppo non è mai uno stipendio pieno. Allora non ho più le spese della casa, non ho più, magari col camper mi muovo anche senza fare i viaggi internazionali, ma anche solo su un territorio di una nazione o cosa. Un giorno dormo qua, un giorno dormo là, le spese sono ridotte all'osso, e questo può essere anche un modo. Adesso no, perché è il 19 giugno e mio papà vive in camper quando è in Italia e fa 73 anni oggi. Auguri al papà, allora. Oggi o domani, devo guardare il calendario. Dopo ricordati di chiamarlo. Devo chiamarlo, lo chiamo alle 5 ore di qua, così è mezzanotte tra sabato e domenica, non sbaglio. Beh, una buona mossa. Tanto sveglio a mezzanotte. E quindi sì, tipo mio papà ha 73 anni, è in pensione, vive in camper quando è in Italia, anche lui viaggia tanto. Quando inizia a fare freddo parte, va nei paesi caldi, e quando arriva l'estate in Italia viene in Italia e gira le montagne del nord Italia col suo camper. Però siamo un po' pazzi come famiglia, soprattutto io e mio padre. Ma no, ma allora, sì e no, nel senso che chi è che non è pazzo oggi, ma
ma io penso che sia più che altro prendere consapevolezza di quello che si vuole, cosa che, come giustamente dicevi tu prima, anche qua in Italia, lo dico da italiano residente in Italia, per cui non possono dirmi perché adesso tu vivi, ci siamo come dire, adagiati su questa cosa della casa del sasso, di cemento, della routine, e quindi non abbiamo più quella mente fresca da poter dire, ma io posso vivere anche diversamente, aspetta che mi sposto, guardo di così la vita invece che di così, cioè essere anche un po' fuori dal sistema, cosa che invece gli americani, o perché gli tocca o perché c'è nascono con una mentalità diversa, come dicevi tu, magari vedono più, riescono a intravedere un po' di più, insomma. No, dovremmo essere italiani con il sistema americano. Probabilmente saremo la nazione numero 1 al mondo. Al mondo, questo hai ragione. Perché loro in certe cose sono un po', difettano un po', no? Perché non sono molto elastici mentalmente. Loro vengono istruiti per fare una cosa e sono così, quindi anche se iniziano un nuovo lavoro gli viene insegnata una mansione, ma se trovano un qualcosa di diverso vanno in tilt, devono chiamare quello di fianco, no, non è più mio, questo è tuo. E invece noi italiani, abituati tutti i giorni a lottare ad arrangiarsi, come si dice, ad arrangiarsi, alla fine non so se è meglio oppure no, questo non lo so, perché chi lo sa, loro vanno forte, noi no. Comunque ho visto, bravo, hai ragione, ma io penso che lì sia più la praticità. Ti faccio un esempio: mio figlio è al quinto anno di medicina, sta studiando il quinto anno di medicina negli Stati Uniti, probabilmente sarebbe già medico. Lui sta iniziando il tirocinio adesso e io, che ho fatto tanti anni di servizio ambulanza, ho avuto la possibilità di conoscere anche medici stranieri, insomma, cioè, la pratica la fa più da padrona, e da noi fa più da padrona la teoria, la pratica si farà. Quindi loro sono più al passo col tempo di oggi, no? Dove il mondo si muove anche velocemente, in pochi anni un ingegnere in 3-4 anni lì lavora, eccetera, qua ne deve fare altri 4-5 dopo i 4 che ha fatto, eccetera, e quindi forse questo che li rende anche potenti, insomma, la praticità. Sì. Cioè il problema lo affronto praticamente, noi siamo dei chiacchieroni, dei filosofi. Noi sicuramente abbiamo una cultura generale e una manualità più vasta, superiore rispetto a loro non sanno quando inizia l'estate, esempio. Però, come dici te, loro sono settoriali, quello che devono fare lo sanno fare bene. Ed è questa secondo te l'arma vincente, insomma? Non lo so se è l'arma vincente oppure no, però funziona. Poi anche loro, adesso io ti parlo però di dottori, ti parlo di avvocati, di ingegneri, perché se poi andiamo nei lavori comuni, ecco, allora lì loro sono un disastro. Mi dicevi, avevo letto che gli idraulici fanno sono carissimi, sono un disastro, la maggior parte non sa lavorare. Non sono come noi raffinati che vogliamo il lavoro fatto bene, sono un po' alla carlona, come si dice. Sì, un po' la carlona, e anche chi commissiona il lavoro alla fine gli va bene. Non è che dice doveva mettimi a posto, esatto, deve essere in bolla. Guarda, la presa della luce è leggermente storta, no, va bene. Sono un po' così. Infatti, per quello che dicevo nell'ultimo video, che se qualcuno in Italia è bravo a fare l'elettricista e l'idraulico, qua spopola. Qui nelle grandi città spopola, perché comunque poi il passaparola, soprattutto se si lavora nei quartieri per bene, chiamiamoli, passaparola, e quando hai 20 clienti sei a posto, perché comunque quando esci a $100 all'ora certo, non ti servono tante di ore per tirare su. Certo, perché seguendo i tuoi video ho visto che insomma gli stipendi sono sì alti, ma che il costo anche, cioè vivere è anche piuttosto caro, no? Sono alti, allora rapportati a quelli italiani, ovviamente. Sì, però ci sono tanti lavori che sono bassi, sono livellati a quelli italiani con il costo della vita maggiore. Non tutti prendono tanti soldi, infatti l'average, la media americana è intorno ai $40-45 mila.
che se è una famiglia e c'è solo una persona che lavora, a $45.000 fai la fame. Sono pochi. Se sei da Qua solo, con 40.000 euro fai la festa anche con la famiglia. no, qua no. Anche perché poi si parla di stipendi lordi, quindi poi devi fare le dichiarazioni delle tasse, così, e quello dipende molto dalla tua situazione familiare, perché sono tutte diverse, ogni persona ha una tassazione diversa. Ovviamente io, essendo da solo, ce l'ho più alta. La più alta, però, mi sembra che sono arrivato al 22% l'anno scorso. Sì. Perché tra l'altro, l'altra cosa positiva del Texas, che se non sbaglio sono 3 stati, Texas, Tennessee e Florida, noi non paghiamo l'income tax. Le tasse si pagano al governo federale, quindi a Washington, e quelle le pagano tutte. E poi ci sono le tasse statali che si pagano, tipo in California mi sembra che si paga addirittura all'8%, che noi qua non paghiamo, quindi abbiamo anche quel 7-8% in meno da pagare. Di risparmio, buono. Sì, che se fai $50.000 l'8% sarebbero $4.000 all'anno risparmiati. Quindi. Sì, non come qua che paghi il 68-70%. No, ma in Italia, infatti, anche quel punto di vista lì, mi ricordo quando facevo il vigile del fuoco che superavo, mi sembra, i 28.000 euro lordi, andavo nella Scattava, esatto, il coso superiore. 38%, 38% di tasse per io che prendevo 1.400 euro al mese. Quella è una cosa che no. Conosco bene. No, oltretutto poi in Italia, io lo dico sempre, si paga, ipotesi anche il privato, il piccolo imprenditore, l'artigiano, paga le tasse sull'entrata lorda, non sull'entrata netta. Ma invece prima ho pagato l'affitto, ho pagato la luce, dopo fammi pagare le tasse del plus. No, pago le tasse anche già di roba già tassata e già che sto pagando. Cioè, è molto strano in Italia, questa cosa qua. Poi in Italia si pagano le tasse in anticipo su quello che in teoria guadagnerai l'anno dopo. Esatto, è un future. Una cosa assurda proprio. E se ti capita un rimborso, qua invece le tasse si fa la dichiarazione delle tasse tra la metà di gennaio in teoria è la fine di marzo, perché devi presentare e pagare le tasse entro il 15 di aprile, però se hai un credito 2 settimane dopo c'hai l'assegno a casa o il deposito in banca in automatico, è tutto molto più veloce. Il commercialista lo vedi una volta all'anno, non c'è bisogno di andare tutti i mesi, o commercialista una volta all'anno, ma anche le aziende, anche le grandi aziende, commercialista o solo per fare queste paghe, però non è che c'è altre cose. Certo. No, come qua che tutto vai e vieni. IRPEF, dell'IMU, tutte queste cose qua che sembrano fatte apposta per non far capire alla gente cosa stiamo pagando. No, veramente. Poi come dicevi tu, sì, noi abbiamo dei servizi che negli Stati Uniti non ci sono, ma sono pagati profumatamente, perché un italiano con la sua mentalità dovesse pagarsi un'assicurazione privata, secondo me farebbe ballare gli orsi. Lo dico magari con poca cognizione di causa di come funziona negli Stati Uniti, però io vedo che nonostante tutto quello che prima come imprenditore, poi adesso come dipendente pago di tasse, anzi spesso ormai anche in Italia sta diventando così, se tu vuoi farti una visita medica specialistica, un'analisi e non vuoi aspettare 8-10 mesi, te la paghi. Sì. Quindi a quel punto lì dammi la possibilità di farmi un'assicurazione privata invece che passare dall'INPS, mi arrangio. Anche lì io sono sempre dell'idea che qua gli estremi non vanno bene. La soluzione secondo me sarebbe intermedia, assicurazione medica per andare a coprire le cose piccole, tipo mio padre ha fatto una catarrata, per fare 2 occhi forse ci ha messo 14 mesi, una roba del genere. Ecco, in quel caso lì, ecco, un'assicurazione sanitaria che si va da privato e te la fanno una settimana dopo, 10 giorni, quello che è. E invece per le cose invece un po' più importanti, ecco lì allora sanità pubblica. No, sono d'accordo con te, sarebbe l'ideale anche secondo me, sarebbe il top. Perché almeno il braccio interviene la sanità pubblica. La sanità, ti viene un infarto,
sanità pubblica, perché comunque è una cosa grave, però, e così si conterrebbero i costi sia per quanto riguarda la sanità, ma sia anche a livello di tassazione, perché ovviamente Certo, no, no, ma io sono d'accordissimo, anche perché eviteresti quel plus di utilizzo della sanità che in Italia c'è. In Italia bisogna anche dirselo, cioè c'è gente che quando ha male all'unghia va dal dottore, quando ha un foruncolo va dal dottore, per cui c'è una saturazione sia di spesa in farmaci che in medici, in specialisti, che è pazzesca, insomma. Quando qui purtroppo invece siamo è l'inverso. Qui vai dal dottore proprio se stai quando stai morendo, no, devi pagare, diciamo, la tua quota, le medicine, queste cose qua, e quindi vedi anche questo estremo qua non funziona. Bisogna sempre trovare il punto di mezzo, che la via di mezzo. Ma quando vai dal dottore, cosa volevo dirti? Quando vai dal dottore, il premio di assicurazione ti aumenta o no? Uno standard? No, dipende da quante volte vai all'anno, non lo so, ipotesi. No, perché praticamente l'assicurazione la puoi costruire un po' come vuoi. C'è una franchigia e fino a quando tu non raggiungi quella franchigia paghi te, e quindi non interviene l'assicurazione. Una volta che hai raggiunto quella franchigia si chiama copay, quindi magari l'80% lo paga l'assicurazione e il 20% lo paghi te. Arrivati a un certo punto, che è un massimo che tu spendi, ecco, ha raggiunto quel punto lì, dopo paga il 100% l'assicurazione. Io non l'ho mai usata l'assicurazione, quindi se mi chiedi come si fa ad andare dal dottore non lo so. No, beh, buono vuol dire che sei sempre stato bene, dai. Sì. E questa è una grande cosa, insomma. No, era appunto per capire un po' i meccanismi, anche noi che siamo qua, che ne sentiamo sempre tanto parlare, e io allora lo ripeto: seguite Fabrizio Plus39 su YouTube, perché imparate a conoscere i veri Stati Uniti d'America, e non solo quelli delle belle cose, ma anche quello che succede in una vita normale. Volevo chiederti, per caso, così, mi pare che ci sia Claudio il Texano? Sì, Claudio. Claudio, che avevo visto qualche video en passant, vi sentite? Sì. Vicino a te? Abbiamo una chat su WhatsApp, siamo 1, 2, 3, 5 italiani, io, lui in Texas, poi c'è Marco che è in California, Mirko che è in Florida e Mizio che è New York State. Ci sentiamo quasi quotidianamente con messaggi, cavolate, sai, quei gruppi che si fanno. Beh, vabbè, insomma, dai, è bello. No, Mirko l'ho visto, anche lui racconta un po' un'America diversa, però deve diventare bravo come te, perché... No, perché lui fa tante altre cose diverse, però è bravo. Esatto, no, nel senso che come lo racconti tu, sembra, non so come spiegare, sembra proprio di vedere la vita come funziona, come succede, non c'è un intermezzo, tu vai, guarda, sono qua, compro la bicicletta, costa qui, costa là, ed è molto bello, perché è come se fossimo lì con te e ti seguiamo a comprare la bicicletta quando sei andato all'hotel, al motel. Al motel è stato meraviglioso, poi hai avuto coraggio anche lì. Non so quanti italiani andrebbero al motel. Guarda che tra l'altro sono stato fortunato, perché ho preso il più economico della città che ho trovato su Booking, e pensavo che fosse più fatiscente, invece tutto sommato non era così male. No, mi è capitato di peggio negli Stati Uniti, nei primi tempi che ero qua, che non avevo soldi, quindi andavo proprio a cercare i più economici. Adesso era anni che non andavo in una struttura così, però è stato divertente. No, e questo ci conferma che quando nei film vediamo questi motel discinti così, è la realtà. Sì. Perché da noi non chiamano i NAS subito. Adesso i film più o meno rispecchiano la realtà. Ovviamente la maggior parte dei film è girata nelle grandi città americane, però se si guardano film girati nella zona rurale degli Stati Uniti, sono così, questi piccoli paesini dove la domenica vanno in chiesa,
il venerdì sera vanno a vedere la partita del football americano delle scuole superiori, e c'hanno i cavalli e ci sono 4 persone, il poliziotto, il postino, quella è la verità. È così. Ho visto che hai vissuto in quella cittadina che ci hai fatto vedere, che sei andato, era deserta, ma è perché? È l'orario o perché è così? Ok, è deserta, ma è una cittadina con 22.000 abitanti. No, perché loro non vivono poco fuori, nel senso, le città, a parte 2 o 3 città negli Stati Uniti, è difficile che io vada a fare la passeggiatina per la città. Io esco con la macchina, vado dove devo andare, compro quello che devo comprare, faccio quello che devo fare, torno a casa. Se loro escono, piuttosto vanno nei parchi, o al lago, in spiaggia se sono vicino al mare, quindi fanno delle attività diverse. Non esiste fare la passeggiata. No, perché eravamo, bravo, no, eravamo, ti avevo anche scritto, mi avevi anche risposto, sei stato sempre carino e gentile, che rispondi a tutto, anch'io cerco di rispondere sul mio canale a tutti, e guardando con mia moglie appunto diceva, ma c'è anche l'università, guarda che fa 5.000, non c'è nessuno, possibile, cioè se tu vieni qua adesso, che il mio paese è 7.000 abitanti, dopo d'estate adesso in questo periodo qua siamo in 40-45.000, perché sono tutte le seconde case turistiche, alberghi, hotel, campeggi eccetera, cioè tu esci, devi camminare, devi, permesso scusi, cioè invece là c'è, vedi il vuoto, in mezzo e quindi così, perché vivono in un modo diverso e come dico, non esiste andare a fare la passeggiata, a prendersi il gelato, queste cose qua che come facciamo noi? La sera andiamo a farci una passeggiata in centro, no? Qua prendo la macchina, vado a Walmart, mi compro il gelato, torno a casa, accendo la televisione e mi mangio il gelato. Questa è una cosa che c'è sempre, no? Sì, Infatti noi in famiglia, sai, poi quando i figli così, dicevamo, ma possibile che qua non possiamo fare come in America, che ordini la pizza, ordini la cosa, qua, ecco, con la pandemia noi purtroppo qualche servizio di questo genere è arrivato, ma se no noi si deve andare in pizzeria a mangiare la pizza. Sì, no, qua tutto da sport, qua ti portano qualsiasi cosa, e poi adesso ci sono delle nuove applicazioni che prima tu chiamavi il ristorante e te le portava, perché io l'ho fatto questo lavoro qua in una transizione per un mese, ho lavorato per un'applicazione che si chiamava DoorDash quando ero al Labbo, e praticamente coprono tantissimi ristoranti, quindi tu fai l'ordine tramite la piattaforma DoorDash o Uber Eats, adesso c'è anche, e dopo l'autista praticamente va al ristorante e fa l'ordine per te, o se il ristorante è collegato alla piattaforma ti fanno trovare il cibo pronto e tu lo porti a casa e prendi la tua quota di e più le mangi, si guadagna molto bene, è un lavoro sì. Il problema è che usi la tua macchina e quindi c'hai l'usura della macchina, esatto. Però in una grande città poi dipende quante ore lavori, però fai $4-5 mila al mese, riesci a fare consegnando il cibo. Ecco, un'ultima cosa che poi se no ti tengo troppo, e comunque se resti online dopo un attimo che ci salutiamo io e te, ma difatti un'altra cosa bellissima è vederti andare con la fiestina. Sì. Tutti sti macchinoni e tu con sta macchinina che arrivi. Guarda, ho guardato la Fiesta perché avevo l'ultima macchina che ho avuto in Italia, era la Ford Fiesta, mi ero trovato bene, e guarda, io vado a lavorare quando sono in fabbrica, soprattutto, che io sono quello che prende lo stipendio più alto di tutta la fabbrica, arrivo col Ford Fiesta, e loro che sopravvivono arrivano con questi pick up da 30, 40, 50 mila dollari, e poi mi sono arrivato l'assegno perché devo andare a pagare la rata della macchina, e io cerco di fargli capire, ma perché ti sei comprato questa macchina, cosa te ne fai? Infatti, proprio gli faccio, ma lo sai che io guadagni più soldi di te, guarda con che macchina giro, cosa te ne fai di questa cosa qui, giusto per far vedere, e loro
hanno questa mentalità, quindi macchine grosse. Un po' anche la mentalità italiana, perché io quando vado in giro con lo scooter mi dicono la tua età, vai col macchinone, vai. E qua c'è un po' quella mentalità della macchina super accessoriata, del macchinone, perché magari a tanti piace comunque. No, piace, però se te lo puoi permettere, nel senso. No, hai ragione, difatti anche questa è una caratteristica che ti contraddistingue, vederti sfrecciare in mezzo a questi bolidoni quando sei andato lì alla stazione di servizio più grande del mondo o d'America? No, del mondo, è spettacolare che con la tua macchinina in mezzo ci sono sti bisonti della strada. E anche lì è stato bello vedere anche questa cosa dei freezer del ghiaccio, impressionante, perché da noi si usa, sì, ma adesso si usa un po' di più con la storia dei mojito, degli Aperol Spritz, così, però non è un'usanza così massiccia come negli Stati Uniti. Nei supermercati in Italia non c'è il congelatore che vai e ti prendi una busta di ghiaccio, quasi normale, ovunque c'è il ghiaccio, però non è solo in America, non è solo negli Stati Uniti, ma in tutte le Americhe, quindi Canada, Messico, anche a scendere, lo vendono il ghiaccio, perché ne fanno un uso smodato. Sì, lo usano smodato. Tanto, ma non solo da mettere nelle bibite, ma anche per usarlo come nei congelatori, nei freezer, nei frigoriferi portatili, che magari a casa non ce l'hanno, soprattutto in Centro America, quindi usano il ghiaccio per tenere in fresco le cose. Quindi è un uso diverso anche comunque del ghiaccio. Bene, dai. Io innanzitutto volevo ringraziarti tantissimo perché da te mattina, quindi ci hai dedicato questo momento di vacanza, la giornata day off, come si dice, day off dalle tue parti. E mi ha fatto piacere anche raccontarti perché, ripeto, io ti seguo da tempo e mi piace che qualche mio follower, che qualche italiano inizi a seguirti, ti dia sostegno, perché fa sempre piacere avere dei concittadini che comunque fanno delle cose diverse. Quindi ti ringrazio tantissimo, andate a vedervi Plus 39, mi raccomando, anche perché prossimamente ha un progetto pazzesco, come direbbe il nostro amico di Steps Over, un progetto pazzesco che me ne ha rivelato un pezzettino e sono sincero, veramente un po' lo invidio, un po' tremo per lui, ma lo seguiremo, se avrà piacere quando è in giro magari qualche volta ci colleghiamo per fare un punto della situazione, ma veramente seguitelo, supportatelo perché è un progetto interessante. Ma la farai, non posso dire niente, ce lo dirai poi tu se vai da solo, vai in compagnia. Allora Fabrizio, non mi resta che salutarti e speriamo di vederti presto sia sul tuo canale ovviamente Plus 39, lo ribadiamo di nuovo, e sia magari di vederci online, che ci aggiorni delle tue prossime avventure. Sicuramente. Volevo solo aggiungere una cosa, perché si chiede cosa significa Plus 39, sarebbe in italiano più 39, praticamente se voi guardate il cellulare avete sempre più 39, è il prefisso internazionale per chiamare l'Italia dall'estero, quindi, perché tanti si chiedono cosa significa, praticamente ce l'avete tutti i giorni sul vostro cellulare. Esatto. Quindi esatto, ti rimane in mente. Bene, dai, no, è giusto dirlo, che fa piacere anche questa spiegazione. Ti ringrazio ancora Fabrizio, grazie mille della tua gentilezza, della tua disponibilità. Scusa se ti ho disturbato. No, piacere, grazie. Ma mi faceva piacere perché sei un po' uno dei miei idoli per la tua avventurosità, e anche perché mi piace come racconti. Poi io sono più diversamente giovane, però insomma, sono bianco anch'io, se abbiamo un po' la barbona. Un abbraccio grossissimo. Grazie Armando. Ciao a tutti e ci vediamo su YouTube, ragazzi. Hi guys. Ciao.